Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questa pallina. In realtà è un fiore con tutti i petali. È molto semplice e anche veloce. Andiamo subito al tutorial. Per questo lavoro vado ad utilizzare un filo in cotone e un uncinetto da 1,5 mm. Inizio facendo un anello magico, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, lo faccio passare, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Questo è il mio anello magico. Ora dovrei iniziare con 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta, ma la prima già ce l'ho, quindi faccio 2 catenelle. 1, 2. All'interno dell'anello magico vado a fare 11 maglie alte, quindi getto, entro, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo 2 e chiudo 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Stringo l'anello magico, non troppo, vado a chiudere questo giro con una maglia bassissima qui nella terza catenella che sostituisce la mia prima maglia alta. 1, 2, 3, entro e faccio una maglia bassissima. Se come me andrete ad utilizzare una sfera in plastica, vi consiglio di non stringere al massimo l'anello magico, altrimenti poi non entrerà sulla parte dove appenderla. Vi faccio vedere, non entrerà qui, quindi dovete metterla qui. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Ora inizio con 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta, 1, 2, 3 e aggiungo una catenella divisoria, 1, getto, entro qui dove trovo la prima maglia alta del giro e faccio una maglia alta, una catenella divisoria, dove trovo la maglia alta faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta in corrispondenza della maglia alta, una catenella e una maglia alta. Ripeto, una catenella e una maglia alta fino alla fine del giro. Praticamente devo avere in totale 12 maglie alte intervallate da una catenella. Vado a chiudere questo giro con una catenella e una maglia bassissima sulla terza catenella che sostituisce la mia prima maglia alta. 1, 2, 3, entro e faccio una maglia bassissima. In questo giro inizio con 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta, 1, 2, 3, aggiungo 3 catenelle divisorie, 1, 2, 3, getto, vado qui dove c'è la maglia alta e faccio una maglia alta. Ancora 3 catenelle, 1, 2,
3, qui dove trovo la maglia alta faccio una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, qui dove c'è la maglia alta faccio una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3 e una maglia alta. Ripeto, 3 catenelle, una maglia alta fino alla fine del giro. Concludo questo giro con 3 catenelle, 1, 2, 3 e una maglia bassissima sulla terza catenella che sostituisce la mia prima maglia alta. 1, 2, 3, entro e faccio una maglia bassissima. Nel giro che segue inizio facendo una maglia bassissima perché voglio iniziare a lavorare qui nell'archetto, quindi entro e faccio una maglia bassissima. Poi faccio 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora vado a fare una maglia altissima con 4 gettate, quindi getto 4 volte, 1, 2, 3, 4. Entro qui nell'archetto, prendo il filo, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2 e chiudo 2. In totale vado a fare nell'archetto 3 maglie altissime, quindi una l'ho fatta, 1, 2, 3, 4, entro nell'archetto e chiudo a 2 a 2 e siamo a 2. Ora 1, 2, 3, 4, entro, prendo il filo, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2 e chiudo 2. Vado a proseguire con 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vado di nuovo a fare 4 maglie altissime nell'archetto che segue facendo 4 gettate per ogni maglia altissima. 1, 2, 3, 4, entro qui in questo archetto, 1, 2, 3, 4, 5 e questa è una. 2, 3, 4, vedete? Di nuovo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, getto 4 volte, 1, 2, 3, 4, perché nell'archetto che segue vado a fare 4 maglie altissime. 1, 2, 3, 4. Vado a ripetere questa sequenza fino alla fine del giro. Vado a concludere questo giro con 6 catenelle, 1,
2, 3, 4, 5, 6 e una maglia bassissima sulla sesta catenella che sostituisce la mia prima maglia alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entro e faccio una maglia bassissima. Ora faccio 2 maglie bassissime nei prossimi 2 punti, quindi 1, 2, dove trovo l'ultima maglia altissima vado a fare una maglia bassa. All'interno dell'archetto vado a fare una maglia mezza alta, quindi chiudo tutte e 3 le asole insieme, una maglia alta, chiudo 2 e chiudo 2. E ora faccio 3 maglie altissime con solo 2 gettate, quindi sono 3 maglie altissime semplici. Getto 2 volte, entro, prendo il filo, chiudo 2, chiudo 2 e chiudo 2 e conto 1, 2, 3, 2 catenelle divisorie, 1, 2, all'interno dello stesso archetto faccio 3 maglie altissime, 1, 2, 3, una maglia alta, una maglia mezza alta. Ora dove trovo la maglia altissima faccio una maglia bassa. Nei prossimi 2 punti faccio 2 maglie bassissime, 1, 2 e poi nell'ultima maglia altissima faccio una maglia bassa. Ora mi ritrovo di nuovo nell'archetto e faccio una maglia mezza alta, una maglia alta, tre maglie altissime, uno, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2, nello stesso archetto 3 maglie altissime, 1, 2, 3, una maglia alta, una maglia mezza alta, stringo perché qui dove c'è la prima maglia altissima entro e faccio una maglia bassa e riprendo con 2 maglie bassissime nei prossimi 2 punti, 1, 2 e vado a ripetere praticamente la stessa sequenza con una maglia bassa
e poi vado a lavorare nell'archetto. Ripeto questa sequenza fino alla fine del giro. Terminato il primo fiore, ne vado a fare un altro uguale e ora andiamo a vedere come unire insieme l'ultimo giro. Quindi concludo questo giro facendo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e una maglia bassissima sulla sesta catenella che sostituisce la mia prima maglia alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entro e faccio la maglia bassissima. Ora nei prossimi due punti faccio 2 maglie bassissime. 1, 2. In quest'ultimo punto, nell'ultima maglia altissima, faccio una maglia bassa. Nell'archetto faccio una maglia mezza alta, una maglia alta, tre maglie altissime, uno, due, 3. Faccio una catenella, mi fermo perché mi vado a ricollegare a quest'altro fiore. Entro qui nell'archetto, prendo il filo e faccio una catenella. Da qui vado di nuovo a fare 3 maglie altissime, 1, 2, quindi entro qui nell'archetto, chiudo 2 e chiudo 2, 1, 2, 3. All'interno dello stesso archetto una maglia alta, una maglia mezza alta, qui dove c'è la prima maglia altissima entro e faccio una maglia bassa. Nei prossimi due punti 2 maglie bassissime, quindi 1, 2 e riprendo con una maglia bassa. Poi nell'archetto faccio una maglia mezza alta, una maglia alta, 3 maglie altissime, 1, 2, 3. Faccio una catenella, mi fermo perché mi vado a ricollegare al primo fiore. Entro e faccio una catenella e proseguo con 3 maglie altissime, 1, 2, 3, una maglia alta,
una maglia mezza alta, qui dove c'è la prima maglia altissima entro e faccio una maglia bassa e poi 2 maglie bassissime, 1, 2 e poi riprendo con una maglia bassa e vado di nuovo a lavorare in questo archetto. Vado a ripetere questa sequenza fino alla fine del giro, unendo tutti i petali. Sono andata ad inserire all'interno una sfera in plastica, ma potete tranquillamente utilizzare il palloncino e andarlo ad indurire con la colla vinilica. Vado a concludere con una maglia bassa qui dove c'è la prima maglia altissima, quindi entro e faccio una maglia bassa. Ora per non lasciare il gradino faccio una maglia bassissima nel punto che segue, una catenella di sicurezza e taglio. I fili li vado a nascondere all'interno del lavoro, l'eccesso lo vado a tagliare. Questo è il risultato finale. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!